Amici di Storie Fuori Gioco, ben ritrovati in un nuovo appuntamento con Football Mystery, la web serie che racconta storie curiose, singolari, a volte incredibili del mondo del calcio. Questa volta racconteremo una favola antica che ha rappresentato però una solida base per lo sviluppo del calcio moderno. All'epoca in cui la guerra fermò il mondo del football, anche i simboli dello sport più bello del mondo rischiavano di perdere valore e svanire nel nulla. Furono due astuti e lungimiranti dirigenti italiani a permettere di portare avanti la leggenda della vittoria alata, la Coppa Rimè che veniva consegnata alla squadra campione del mondo, finché il Brasile di Pelé non la fece sua per la terza volta nel 1970. Racconteremo la storia di Barassi e Vaccaro, gli italiani che salvarono la Rimè. Anche questa storia, prima di arrivare al suo apice, parte da una lunga concatenazione di eventi. Il punto iniziale può essere fissato a domenica 19 giugno 1938 allo Stade de Colombe di Parigi. Si sta disputando la finale del campionato mondiale di calcio, un'edizione particolarmente affascinante, vista la qualità delle squadre in campo. I padroni di casa francesi, il Brasile del fenomeno Leonidas, i maestri maggiari, l'Italia campione del mondo in carica ma che era chiamata a dimostrare il suo valore, dopo che in molti avevano definito accomodante il cammino degli azzurri verso il trionfo nell'edizione giocata in casa nel 1934. L'Italia risponde eliminando proprio Francia e Brasile nei quarti di finale e in semifinale. Poi la lezione di calcio la danno gli azzurri agli ungheresi, 4-2 con doppiette di Silvio Piola e Gino Colaussi. È uno scontro tra vecchie conoscenze e se siete abituali fruitori delle storie del nostro canale, ricorderete che Piola e Sarosi, l'asso ungherese che segnerà uno dei due gol maggiari in finale, si erano già ritrovati di fronte l'anno precedente nella finale della Coppa dell'Europa centrale tra Lazio e Ferencvaros, unica competizione italiana per club dell'epoca. C'è il meglio del calcio mondiale in campo e non è un caso. Nella foto che ritrae Vittorio Pozzo, unico CT italiano 2 volte campione del mondo con la vittoria alata in bella vista, la Coppa Rimè, c'è una delle nazionali più forti di sempre. Piola e Giuseppe Meazza da soli valgono come Messi e Cristiano Ronaldo di questi tempi, ma questi risultati sono anche il frutto del lavoro di una dirigenza che sarà condannata a un ingiusto oblio. Su tutti il generale Giorgio Vaccaro, presidente della FIGC dal 1933, in 5 anni vedrà la federazione mettere in bacheca 2 titoli mondiali e uno olimpico conquistato a Berlino sotto la sua gestione. Personaggio molto noto alle vicende del calcio capitolino, Vaccaro fu la figura centrale che impedì l'accorpamento della Lazio agli altri club capitolini che stavano per fondare l'Associazione Sportiva Roma. Di fronte al gerarca Italo Foschi, Vaccaro non si oppose all'idea della fusione come spesso viene raccontato, ma spiazzò Foschi dicendosi immediatamente entusiasta all'idea di unire le forze del calcio romano. Semplicemente pose dinanzi la necessità che il nuovo sodalizio mantenesse il nome di Società Sportiva Lazio, ente morale per regio decreto. Fu di fatto la nascita dell'attuale derby di Roma, visto che Foschi reperì da Roman le risorse necessarie che mancavano ad Alba e Fortitudo, e la Lazio mantenne la sua indipendenza. Un'arte per la diplomazia che non passò inosservata al regime. Da generale della milizia, Vaccaro divenne il primo presidente della Federazione Italiana Rugby, segretario del CONI, presidente della Federcalcio e membro del Comitato Olimpico Internazionale. Assieme a lui, la FIGC poteva vantare la presenza nei suoi quadri di un segretario generale davvero molto abile, Ottorino Barassi, che si avvicina al mondo del calcio come arbitro, ruolo senz'altro pionieristico all'epoca, per poi diventare vicepresidente dell'Associazione dei direttori di gara. Barassi aveva una visione moderna del calcio e dello sviluppo che questo sport poteva avere nelle sorti della società italiana. Fu nominato segretario della Federazione Italiana Gioco Calcio proprio da Vaccaro nel 1933 ed ebbe il delicato incarico di occuparsi degli aspetti organizzativi della Coppa del Mondo del 1934, con tutti gli occhi puntati sull'Italia. Fu un successo, ma dopo il 1938 e il secondo titolo mondiale, venti di guerra iniziarono a spirare sull'Europa. Come da regolamento, l'Italia custodisce la Coppa Rimè, depositata in una banca. Ma la guerra prende sviluppi inaspettati e tra il 1943 e il 1944 l'Italia e Roma si ritrovano sotto l'occupazione nazista. Della Coppa non si ricorda quasi più nessuno, così come del calcio. I mondiali del 1942 sono stati cancellati, i campionati nazionali sono fermi. I soldati tedeschi nella capitale fanno incetta di preziosi a partire dal sacco del ghetto di Roma. Ma c'è un oggetto d'oro, 2 kg, grammo più grammo meno, che fa gola alla Germania, la Coppa Rimè.
Viene fatta una cernita, ma dalle banche romane il prezioso trofeo non salta fuori. Per gli ufficiali tedeschi non è difficile venire a sapere a chi sia stato dato in affidamento. Ottorino Barassi in quei giorni complicati vive a Roma in piazza Adriana, non molto lontano da Castel Sant'Angelo, case assegnate all'epoca ai dirigenti sportivi. Per lui non è una sorpresa quando un giorno alla porta si ritrova di fronte alcuni soldati delle SS e agenti della Gestapo. Vogliono la coppa che lui dice di non avere più, di avere riconsegnato alla FIGC. Il trofeo, secondo le sue informazioni, ora dovrebbe trovarsi a Milano. Ovviamente scatta la perquisizione dell'appartamento. Qui entrano in scena varie versioni dell'accaduto. Secondo alcuni, Barassi era stato semplicemente fortunato e furbo a nascondere la coppa in una scatola di scarpe, nascosta in piena vista, un metodo che spesso funziona, ma può rivelarsi molto rischioso. In realtà Barassi era stato avvertito della perquisizione e il testimone della Rimè passò a Vaccaro. La versione più romantica vede la coppa essere passata di mano addirittura dal balcone delle abitazioni dei due, vicini di casa, ma verosimilmente Barassi aveva avuto una soffiata sull'arrivo dei tedeschi. Come raccontato dal nipote del generale, Alessandro, in un'intervista, Vaccaro dormì per 3 giorni con la coppa sotto il materasso, un mal di schiena necessario per salvare la Rimè. Quindi, calmatesi le acque coi tedeschi che finirono col credere alla versione di Barassi, fu il segretario a riprendere in consegna la coppa. Anche il generale Vaccaro subì una perquisizione in quei giorni, ma meno approfondita, con i soldati tedeschi che videro appesa una pergamena consegnata a Vaccaro e firmata dal numero 2 del regime nazista, Hermann Göring, e ne rimasero impressionati tanto da girare velocemente i tacchi. Nel 1946, alla prima riunione della FIFA in Lussemburgo, Barassi si presenta e tira fuori da una borsa un involto di giornale. Dentro c'è lei, la Vittoria Alata, che proprio quel giorno diventa ufficialmente Coppa del Mondo e prende il nome del presidente della FIFA, Jules Rimet, che riceve emozionato da Barassi il trofeo sano e salvo. Prima di quella riunione ancora nessuno sapeva che fine avesse fatto effettivamente la Coppa. Dopo la guerra, Barassi rimase nella dirigenza sportiva e la FIFA sfruttò le sue competenze per aiutare i brasiliani ad organizzare la Coppa del Mondo del 1950. In Italia ideò il Lodo Barassi con il compito di ridurre gli organici delle serie calcistiche e limitare l'ingaggio dei calciatori stranieri in Italia. Il generale Vaccaro, dopo essere stato confinato in un campo di prigionia, subì un'immeritata epurazione dal CONI, di cui era membro attivo anche a causa delle pressioni del presidente del Comitato Olimpico Internazionale, Johannes Edström, a causa del passato politico di Vaccaro. Un imbarazzo che raggiunse il culmine nel 1956, quando l'Italia, candidata per le Olimpiadi invernali, preferì avere un membro in meno all'interno del Comitato Internazionale piuttosto che Vaccaro, che con grande dignità tornò al suo primo amore, lo sport della capitale e la Lazio. La sua storia è raccontata in un libro, oggi molto raro, dello storico dello sport Mario Pennacchia, uno dei pochi che raccontò la vera storia dei 2 italiani che salvarono la Coppa Rimè. Se il video ti è piaciuto, non dimenticare di lasciare un like e soprattutto di iscriverti al canale per essere sempre aggiornato sui prossimi appuntamenti di Football Mystery. Alla prossima!